C'è una cosa che fa paura più della morte. Vedere una persona amata, ancora viva, ancora davanti a noi, e sentire che qualcosa di lei si sta allontanando. Il volto è lo stesso. Le mani sono le stesse. La voce a tratti è ancora riconoscibile, eppure qualcosa si incrina. Un ricordo scompare, un nome non arriva. Un gesto abituale diventa estraneo. Di solito diciamo che una persona non è più la stessa. Lo diciamo piano, quasi con colpa, ma dentro quella frase c'è una domanda enorme. Se una malattia del cervello può cambiare la memoria, il carattere, il linguaggio, il modo di riconoscere gli altri, allora che cos'è davvero una persona? Dove si trova ciò che chiamiamo io? Per secoli ci siamo raccontati che l'essere umano fosse diviso in due. Da una parte il corpo, fragile, pesante, destinato a consumarsi. Dall'altra l'anima, più pura, più vera, forse immortale. Il corpo cambiava, invecchiava, si ammalava. L'anima restava. Era una promessa di continuità dentro un mondo che continuamente ci porta via qualcosa. Questa immagine è ancora dentro di noi, anche quando non siamo religiosi. Pensiamo di avere un corpo, come si ha una casa, un vestito, uno strumento. Diciamo il mio corpo, come se ci fosse un proprietario nascosto da qualche parte. Un io più profondo, più autentico, che abita la carne ma non coincide davvero con essa. Cartesio ha dato una forma potentissima a questa separazione. Io sono prima di tutto una cosa che pensa. Il corpo può ingannarmi, i sensi possono confondersi, ma il pensiero sembra restare il luogo più sicuro dell'identità. Da qui nasce una frattura che attraversa la modernità, da una parte la mente, dall'altra il corpo. Poi arriva il problema. Quello che chiamiamo pensiero non galleggia nel vuoto. La memoria non è sospesa sopra la materia. Il carattere non vive in una stanza segreta separata dal corpo. Basta che il cervello venga ferito, degeneri, si ammali, perché l'io cominci a cambiare forma. Non in teoria, nella vita concreta. L'Alzheimer non è solo una malattia neurologica, è una ferita metafisica. Non perché ci dia una risposta definitiva sull'anima, ma perché mette in crisi la nostra idea più spontanea di identità. Se una persona perde i ricordi che la tenevano insieme, è ancora la stessa persona? E se sì, in che senso? Non è una domanda da filosofi chiusi in una biblioteca. È una domanda che entra nelle case, negli ospedali, nelle stanze dove qualcuno ripete la stessa frase molte volte. Dove un figlio viene scambiato per un fratello. Dove una moglie diventa una presenza familiare, ma senza nome. Dove l'amore resta, ma non sempre viene riconosciuto. John Locke pensava che l'identità personale avesse molto a che fare con la memoria. Siamo noi stessi perché possiamo riconoscerci nel nostro passato, perché posso dire, quella cosa l'ho vissuta io. Quella paura era mia, quel volto mi appartiene. Ma cosa accade quando questo filo si spezza? Quando il passato non torna più a casa? Eppure sarebbe crudele dire che una persona coincide soltanto con ciò che ricorda. Chi perde memoria non perde dignità, non diventa un corpo vuoto. Forse perde una parte della storia che riusciva a raccontare di sé. Ma resta una presenza, resta un modo di sentire. Resta un corpo che reagisce a una voce, a una carezza, a una musica. Forse il problema nasce dal modo in cui abbiamo immaginato l'anima. Per Aristotele l'anima non era semplicemente una cosa intrappolata dentro il corpo. Era la forma di un corpo vivente, non un ospite misterioso dentro una macchina, ma il principio per cui un corpo respira, sente, desidera, si muove nel mondo. Questa idea può sembrarci lontana, ma apre una possibilità diversa. Forse l'anima non è il contrario del corpo, forse è il corpo quando non è più soltanto materia. Il corpo che sente freddo, il corpo che si commuove, il corpo che riconosce un odore dell'infanzia, il corpo che trema prima ancora di capire perché. Merleau-Ponty avrebbe detto che il corpo non è un oggetto tra gli oggetti. È il nostro modo di essere nel mondo.
Non guardiamo la realtà da fuori, come spettatori chiusi dentro una cabina di comando. La tocchiamo da un punto preciso. La sentiamo attraverso nervi, postura, respiro, fame, stanchezza, desiderio. Anche ciò che chiamiamo ragione non è puro calcolo sospeso sopra la vita. Antonio Damasio ha mostrato quanto emozioni e segnali corporei partecipino alle nostre decisioni. Pensare non significa uscire dal corpo. Significa usare un corpo per orientarsi nel mondo. Persino la lucidità ha radici nella carne. Dire che l'anima è carne non significa ridurre l'uomo a un pezzo di materia. Significa forse il contrario. Significa accorgersi che la carne non è mai soltanto carne. Nel corpo passano memorie, paure, abitudini, ferite, parole ricevute da altri. Il corpo non è il carcere dell'anima. È il luogo in cui l'anima diventa visibile. La scienza non può dirci con certezza assoluta che un'anima immortale non esista, ma ci mostra qualcosa che non possiamo ignorare. Ciò che chiamiamo io dipende profondamente dal corpo, dalla materia cerebrale, dalla memoria biologica, dalla salute, dal trauma, dall'età, dalla chimica sottile che regge il nostro modo di stare al mondo. Forse la scoperta più difficile non è che siamo solo corpo, è che non siamo mai stati separati dal corpo come avremmo voluto credere. Abbiamo cercato nell'anima una parte di noi che non potesse essere ferita, ma la vita ci mostra che siamo feribili proprio nel punto in cui pensiamo, ricordiamo, amiamo. Questa idea può sembrare dura, ma può anche renderci più umani. Se l'io è incarnato, allora la malattia mentale non è una colpa. La vecchiaia non è un fallimento. La fragilità cognitiva non è una vergogna. Il corpo che cambia non tradisce la persona, la espone, la rende più dipendente dallo sguardo degli altri. Quando una persona non riesce più a raccontarsi, a volte sono gli altri a custodire il filo. Chi ricorda per lei, chi continua a chiamarla per nome, chi non riduce la sua identità alla sua efficienza mentale. Forse una parte di noi vive anche lì, nel modo in cui veniamo riconosciuti quando non riusciamo più a riconoscerci da soli. Forse non dobbiamo buttare via la parola anima. Forse dobbiamo solo smettere di usarla contro il corpo. Perché se l'anima esiste, non la incontriamo fuggendo dalla carne. La incontriamo nel respiro, nel dolore, nella memoria, nella paura di perdere qualcuno, nel bisogno disperato di restare noi stessi mentre tutto cambia. L'anima è carne, forse non possiamo rispondere fino in fondo, ma possiamo dire questo: ciò che siamo non vive fuori dalla nostra fragilità. Non è nascosto in un luogo puro, al riparo dal tempo. È qui, in questo corpo che sente, dimentica, ama, invecchia. In questa materia fragile che per un attimo riesce a dire io. Se questa riflessione ti ha fatto pensare a una persona, a un ricordo o a una paura che conosci da vicino, puoi scriverlo nei commenti. Non per trovare una risposta semplice, ma per continuare a dare forma a una domanda che riguarda tutti.